Ciao a tutti, sono io, Jurassic Paddock. Già, sono tornato dopo un po'. Come avevo avvertito qui su YouTube con un post, ho avuto problemi con il PC, ma ora che è uscito Jurassic World La rinascita, è qui con me giusto in tempo per fare la recensione. Ne volevo approfittare di questo disguido, diciamo, per fare qualche modifica al canale. Alcune cose ancora in fase di decisione. Altre sono pronte per essere disponibili. Prima tra tutte ho una sorta di sigla che, se è pronta come pensavo, avete già visto in questo video. In caso contrario sarà nel prossimo. Tra parentesi, può sembrare per via del mio canale che il mio dinosauro preferito del franchise di Jurassic World sia il Terizinosauro. È sicuramente tra i migliori dinosauri, secondo me, ma il mio preferito nel franchise per ora è l'Allosauro. Ma questa è solo una curiosità. Ho già detto abbastanza in questa introduzione, partiamo con la recensione. Ovviamente prima farò una parte senza spoiler e una con gli spoiler. Iniziamo senza spoiler. Detto velocemente, il film mi è piaciuto ed è un bel film in generale. Consiglio sicuramente di andarlo a vedere e farsi la propria opinione. Parliamone un po' meglio. La trama è semplice, niente di troppo complesso o intricato come potrebbe essere Jurassic Park o Il mondo perduto. Da un lato è super intrigante, dall'altro per alcune ragioni l'ho trovato inutilmente allungato e nei momenti sbagliati. Infatti il ritmo del film è molto vario. Se da un lato è lento e si prende i suoi tempi per alcune scene, dall'altro sembra che abbia fretta di finire e continuare. Ad una certa ho controllato l'ora per curiosità e a mezz'ora dalla fine mancavano ancora metà delle scene che sapevamo avremmo visto, dai trailer e quant'altro. Se nella prima parte del film il tutto può sembrare lento, la seconda parte è particolarmente veloce. E sì, ti tiene attaccato allo schermo, ma non solo perché ti intrattiene, ma perché tra i vari momenti di pericolo o azione non c'è nessuna pausa. Hai finito ad esempio con un inseguimento e 2 secondi dopo sei già dentro la scena d'azione successiva. Se da un lato questa cosa può funzionare per non far distogliere l'attenzione dello spettatore, dall'altro toglie un po' di realismo e non ti dà il tempo di goderne di nessuna delle scene che vedi. E attenzione, le scene sono super godibili, divertenti, intrattenenti e alcune specifiche sono piene di tensione. Però ci vuole tempo per introdurre alle scene se le vuoi rendere memorabili, diciamo. Farmi vedere una cosa e subito dopo un'altra ancora e poco dopo ancora una senza nessuna pausa non crea la tensione che si cerca. Premetto che comunque ho visto il film nella sala Energia di Melzo. Qualsiasi cosa nella sala Energia viene potenziata, diciamo così, per l'effetto dello schermo grande, ricurvo, suoni potenti, colori brillanti e immersione totale. Andando in una sala qualsiasi, la tensione potrebbe anche essere minore del previsto. Detto questo, la trama è semplice appunto, ma con alti e bassi sotto più punti di vista. Ovviamente in parte è tutta una mia opinione, ma ci tengo a specificare che nella parte no spoiler sto cercando di essere oggettivo. I personaggi, lo dico subito, non pensate a chissà chi. La caratterizzazione non è alle stelle, tuttavia credo che un po' tutti siano quantomeno più caratterizzati dai personaggi che vediamo nella trilogia di Colin Trevorrow. Ma non siamo così lontani, anzi, altri ancora sono persino peggio. Per fare un paragone, siamo ai livelli dei personaggi di Jurassic World Fallen Kingdom, insomma, un po' tutti sono ben riconoscibili e hanno una loro caratterizzazione specifica, ma molto limitata. Niente a che vedere con i personaggi dei primi due Jurassic Park. Alcune loro azioni sono leggermente stupide, fuori dal ragionamento comune e in alcuni casi mi sembrano leggermente ipocriti in alcuni momenti. Sono personaggi godibili e divertenti? Devo dire che lo sono davvero ai margini. Alcuni sono divertenti perché li rendono appositamente tali, ma altri sono solo strani. Altri ancora li ho ritenuti antipatici e alcuni loro comportamenti sono un po' un cliché di tanti film d'azione. Li paragonerei ai personaggi del Monsterverse, sia del più recente sia degli inizi, ma non per forza deve essere una cosa negativa, attenzione. In ogni caso ho intenzione di specificare meglio alcune cose nella parte spoiler. Ok, parliamone un po'. C'è da dire qualche cosa sui dinosauri. Innanzitutto, se pensate di andare al cinema a vedere dinosauri realistici o veri e propri dinosauri come quelli di Jurassic World Dominio, rimarrete delusi.
Qui stiamo parlando di creature, ormai lo si sa dal trailer da mesi, mutate, con cose poco da dinosauro per intenderci. E se pensate che ci siano sorprese o cose del genere, vi posso dire sì, ma sono un paio di specie non mostrate nei trailer. Ma attenzione, non pensate in chissà quali momenti o scene, anzi eliminate questa cosa. Vorrei dire una cosa, ma non so se si può definire spoiler. Ecco, diciamo una roba del genere. Magari ditemi voi, perdonatemi se sbaglio, ma ve lo dirò. Non credo dobbiate preoccuparvi comunque. Le scene dei dinosauri sono quelle dei trailer. Non sperate o pensate di andare in sala a vedere cose che non avete visto. No, zero. Se avete visto almeno entrambi i trailer, ecco, quelle sono le scene. Lo dico perché vorrei che andiate in sala sapendo cosa state per vedere. Ma di nuovo, attenzione, non vi sto dicendo che rimarrete delusi o che tutti i singoli frame li avete già visti ormai, ma comunque non pensate che ci sia altro. Siate consapevoli. Parliamo infine degli effetti speciali su questi dinosauri. Sono a volte buoni, a volte ottimi, non ci sono momenti strani o di poca qualità, pressoché per tutto il film vediamo dinosauri che messi in scena sono davvero belli visivamente. E ora, di nuovo, quello che vi sto per dire non credo sia spoiler, quantomeno più un avvertimento affinché siate consapevoli. Ci sono animatronici in questo film? Assolutamente no. Questo è il primo film del franchise che ha solo dinosauri in CGI. Niente che sia un effetto pratico. Può essere un punto di forza o un punto di debolezza. Sta a voi decidere, sta a voi la scelta. Io personalmente credo sia a volte un punto di debolezza. Alcuni momenti avrebbero potuto essere fatti con animatronici, almeno uno giusto per omaggiare o rendere ancora più realistici i vari dinosauri, soprattutto i più piccoli, ma no, neanche i più piccoli, nemmeno uno purtroppo, ma non mi sorprende. In realtà in gran parte è CGI se non completamente. Tutte le varie scene sono abbastanza interessanti, diciamo che a differenza soprattutto di Dominio, i dinosauri qui appaiono solo quando sono necessari e non essendo molti sono ben gestiti, sono al centro della trama, ecco. Dal lato tecnico non c'è molto da dire, è un film di Jurassic World e i trailer, soprattutto il secondo, descrive bene il film. La regia non è speciale, non è pazzesca, ma è abbastanza studiata e immersa. Inoltre Edwards è bravo a mostrare bene le dimensioni delle creature, che non è facile con il formato che lui stesso usa, in quanto si basa sul formato più stretto che esiste al momento a livello cinematografico. Gli effetti speciali sono, come detto, sono ben fatti e sebbene spesso si trovino in vere situazioni, le scene ad esempio in acqua sono sempre una sfida per ogni regista. Eppure, pur avendo registrato in una piscina a Malta, per gran parte delle scene in acqua, gli attori sembrano davvero trovarsi negli ambienti usati e ricreati digitalmente. Detto questo, cosa ne penso in generale? È un buon film che, come Jurassic World e in generale ogni sequel di Jurassic Park, ha dei momenti fantastici, accompagnati purtroppo da momenti a volte inutili, a volte troppo lunghi, a volte ci sono dei veri e propri problemi che non vengono a mancare sin dal primo momento, ma appunto non è un brutto film e consiglio a tutti di andare a vederlo. Voto finale 7 su 10, meglio di Il Dominio e di Jurassic Park 3, ma non degli altri, più o meno è sullo stesso livello del primo Jurassic World, ecco. Io ho finito qui, se non avete visto il film e non volete spoiler, anche se per chi ha guardato i vari trailer si sa già tutto, vi invito a fermarvi qua. Se invece volete sentire una mia opinione più specifica e altri dettagli, restate con me fino alla fine del video. La parte spoiler inizia ora. Ci tengo a specificare che ho apprezzato tante cose, con la consapevolezza però che si tratta a volte di cavolate all'ennesima potenza proprio, tenendo a mente il fatto che è un film standalone e tenendo a mente che avrei potuto vedere di tutto. Diciamo che dopo aver visto Il Dominio ho perso fiducia nel franchise, sperando che la rinascita me la facesse tornare. È successo a metà. Per tutte le cose che tra poco andremo a commentare è tornata parte della mia fiducia, sperando che i prossimi film possano proseguire con trame e dettagli come questo, ma con qualcosa in più, sperando siano migliori. D'altra parte non è tanto meglio degli altri Jurassic World, ed è abbastanza debole come film sotto più punti di vista, esattamente come lo era Il Dominio,
quindi non voglio ancora porre totale fiducia per i progetti futuri. Chiarito questo, andiamo con ordine. L'inizio non è tra i migliori, è troppo veloce e le cavolate non mancano già da qui. Non parliamo per esempio del tipo che lascia la plastica per terra, plastica che tra l'altro da sola è in grado di mandare in tilt un intero meccanismo. Inoltre non ci hanno mostrato davvero come è scappato il Distortus Rex, ed è un problema, perché è presentato come il cattivone, quindi fammi vedere quanto è pericoloso, che fa una strage magari o una cosa del genere, e invece no. E già abbiamo altri problemi. Sapevamo dalla descrizione del trailer che siamo 5 anni dopo il dominio, quindi tra il 2027 e il 2028. Allo stesso tempo però le diciture all'inizio dicono che siamo 32 anni dopo il ritorno dei dinosauri, che è molto specifico ma allo stesso tempo molto generale. Insomma, 32 anni, ma da cosa? La creazione dei dinosauri ufficialmente avviene già negli anni 80, circa tra l'86 e l'89 se non sbaglio. Quindi significa che siamo intorno al 2019, ma ovviamente non è così. Quindi potremmo pensare si riferisca al 1993, quando circa avrebbe dovuto aprire il primo parco. Ciò significa che siamo in questo anno, però, il 2025. Però potrebbe riferirsi al momento in cui il mondo ha scoperto l'esistenza dei dinosauri, quindi il 1997, indicando però che siamo tra il 2029 e il 2030. Insomma, ci sono già troppi problemi a livello di linea temporale. Ed è un problema perché l'isola parla poi di un incidente, quello di Stortus Rex, avvenuto 17 anni prima. E ovviamente in base all'anno in cui è ambientato il film, ciò cambia quando è avvenuto l'incidente e quindi quando hanno iniziato con questi esperimenti. Tecnicamente sarebbero stati fatti tra il 2009 e il 2011, ma solo tenendo per buono che il film è ambientato nel 2028. Ciò nonostante non ha senso perché togliendo 32 anni a 2028 esce 1996, data in cui non è successo niente che riguardi la creazione dei dinosauri, come dicevo prima. Quindi ancora c'è da capire. In ogni caso, da ciò capiamo che l'isola serviva per creare dinosauri mutanti e ibridi per il Jurassic World, ma ciò nonostante non funziona molto bene a livello di lore. Ciò cosa significa relativo all'Indominus Rex? È stato creato prima o dopo gli esperimenti? Durante? È nato sull'isola di Rebirth? E poi in quanto approvato lo hanno trasferito sull'isola Nublar? Inoltre, perché se la stessa identica engine c'è un cambio di logo così estremo? Perché tecnologia così diversa e perché su un'isola così lontana? Ci sono diversi problemi di lore che possiamo risolvere tutti insieme in un prossimo video magari, in quanto tra le varie teorie che abbiamo esplicato più volte, di fatto questo film non conferma né nega nessuna di queste teorie, permettendoci ancora un po' di ragionare, sperando che le parole di Edwards e Coep siano veritiere, ovvero che non avrebbero cambiato nulla del canone creato fino ad ora. Con questo presupposto abbiamo solo due soluzioni. La prima è che Coep non si è studiato nemmeno un po' la lore, nemmeno consultandosi con Trevorrow e gli altri, di conseguenza mentendo oppure convinto che bastasse guardare i 3 film di Jurassic World, cosa che i più appassionati soprattutto appunto di lore e canone sanno che non basta per capire tutto per davvero. Speriamo che invece ci sia una seconda opzione, ovvero che Coep e gli altri si siano in realtà concentrati bene sulla lore e abbiano messo tanti dettagli apposta, cambiando il logo, le ambientazioni e mettendo dubbi di proposito per un fine specifico. Mossa che sarebbe molto coraggiosa e che però dubito sia così. I vari easter eggs e tutti i vari dettagli per i fan che vediamo dobbiamo sperare che siano segno di consapevolezza e abbiano un senso, quali per esempio l'elicottero a inizio film, che è lo stesso modello usato da John Hammond in Jurassic Park, avendo però il logo aggiornato ed è strano infatti da vedere. Altri dettagli sono la Crichton School, che vediamo sempre all'inizio, e dinosauri che vengono dai film precedenti. Ad esempio all'inizio c'è un apatosauro, che seppur abbia dei segni leggermente diversi, ha lo stesso design e stesse dimensioni titaniche di quelli di Il Dominio. Proseguendo, veniamo a conoscenza di Zora e il signor Krebs. Onestamente, ho preferito Krebs a qualsiasi altro personaggio del film.
più di Zora, più di Duncan o di Loomis, soprattutto perché i primi due fanno tutto questo per soldi. E voglio dire, non li biasimo, anche io per 10 milioni andrei su un'isola di dinosauri mutati. Tuttavia è una roba vista e rivista più volte e non solo nei film di Jurassic World o Jurassic Park. Capisco che serva un pretesto per andare in un posto del genere, ma davvero vogliamo ancora proseguire solo per soldi? Persone come Andy Loomis hanno un pretesto nettamente migliore, ovvero vedere dinosauri dal vivo in ambienti naturali e salvare milioni di persone. Di fatto preferirei vedere Loomis in un eventuale sequel piuttosto che il personaggio di Zora. L'ennesima protagonista badass, cazzuta, pronta a tutto per i soldi e super determinata. Cosa nuova nel franchise sono solo in parte, ma sicuramente niente di nuovo nel cinema. È dagli albori del primo Alien che vediamo personaggi femminili di questo calibro. Stessa cosa vale per un po' tutti, tranne forse appunto Loomis, legato tra l'altro al personaggio di Alan Grant, quantomeno. La famigliola lasciamola perdere completamente. A parte il padre sono tutti antipatici a parer mio, soprattutto il ragazzo di Teresa, la figlia più grande. Proseguendo col film abbiamo come prime scene con i dinosauri quella con il mosasauro che attacca la barca della famiglia. Già con questa scena possiamo vedere come Edwards sia stato molto bravo a gestire tutto quanto dal punto di vista registico e effetti speciali parlando delle scene action e con i dinosauri. Alcune specifiche inquadrature sono proprio segno di una abilità registica ottima e mi hanno davvero preso, anche più volte. Perché sì, per ora il film l'ho già visto 2 volte, anche per comprenderne più dettagli, per delineare molto meglio i miei pensieri sul film, e l'attacco del mosasauro funziona bene. Funziona molto bene anzi. Peccato che dai trailer si capisce che vivranno tutti fino alla fine del film, ed è il principale problema del film. È stato spinto troppo dal marketing, evidenziandolo come qualcosa di nuovo, di diverso, l'inizio di una nuova era, e ci hanno mostrato letteralmente tutto, compresa la rivelazione, chiamiamola così, di Krebs come cattivo e compreso ogni singolo momento di ogni dinosauro principale. Perché comunque, come detto, il problema principale è che il film è debole e le cose che vengono raccontate vengono gestite molto superficialmente. Krebs appartiene alla Parker-Jennings, ma qualcosa in più da dire sulla Parker-Jennings sarebbe utile. Capire chi è questo Parker che lo ha mandato e se questa Parker-Jennings è legata alla InGen in qualche modo e quindi capire quanto Krebs sia cattivo. Bisogna capire se è solo uno stronzo determinato o abbia anche obiettivi secondari che non ha potuto portare a termine in quanto morto, ovviamente. Infatti tutta questa faccina del DNA, della Parker-Jennings e il resto è troppo poco approfondito. Magari stanno tenendo da parte qualche dettaglio e sorpresa per eventuali futuri film, ma allo stesso tempo mi chiedo perché ce ne sia bisogno, in quanto toglie un sacco di cose interessanti a questo film. Anche perché dai dialoghi sembra che il mondo sia poco consapevole delle varie cose che sono successe, in quanto Krebs è abbastanza vago quando nomina l'incidente al Jurassic Park, definendolo un incidente e facendoci a noi capire che lui sa cosa è successo sia al Jurassic Park che al Jurassic World, ma per mantenere il segreto resta relativamente vago, appunto, tant'è che sembra quasi impaurito anche solo a nominare il Jurassic Park o il Jurassic World. Credo che tutto questo sia fatto in modo che la gente meno esperta possa pensare, in base a quali film ha visto, al Jurassic Park o al Jurassic World, con la consapevolezza che i fan più accaniti sanno che si riferisce al Jurassic Park. Eppure non è così strano voler almeno citare per intero i due parchi. Invece si limitano a girarci intorno, usando parole quali parco originale o il pubblico chiedeva, facendo intendere quando è necessario se si parla appunto del Jurassic Park o del Jurassic World. Le scene di per sé le considero tutte molto interessanti e ricche di suspense, se non fosse appunto che si sa già dai trailer che tutti sopravviveranno, insomma era abbastanza prevedibile. La mia scena preferita è quella del fiume e del T-Rex, credo sarà la scena preferita di gran parte dei fan. E tra tutte le scene e tra tutti i dinosauri, il Distortus Rex è proprio quello più dimenticabile. Mentre scrivevo la recensione per ricordarmi i vari punti di cui parlare, ho dimenticato spesso del fatto che ci fosse il Distortus Rex.
nome tra l'altro, permettetemi, abbastanza superfluo. Non mi ha mai convinto e nel film quando lo nominano è anche orrendo da sentire, quantomeno nel doppiaggio originale. Nel doppiaggio italiano, scusate. Nell'originale non lo so. C'è poi da capire l'origine dei vari dinosauri. Parlano a volte di mutazioni, altre volte di ibridazioni tra specie, specificando o forse no specie di dinosauri, ma anche di altri animali. Ma anche su questo punto farò un'analisi più dettagliata e farò diverse ipotesi in un video teoria relativo al film. In ogni caso ritengo che hanno voluto fare tutto troppo di fretta e si vede perché tanti momenti che vediamo soprattutto nel primo trailer non ci sono in questo film e apparentemente alcuni design di alcune creature e soprattutto alcune inquadrature mostrano cose completamente diverse. Da un Distortus Rex apparentemente fatto in un modo che poi è un altro, fino ai Raptor, cancellati completamente dal film, praticamente, fino ai Mutadon, aggiunti quasi sicuramente all'ultimo, e si vede perché sono quelli visivamente fatti peggio e non funzionano. Stonano nell'intero complesso, secondo me, e soprattutto per quanto potrebbero essere leggeri, sicuramente non potrebbero volare così bene creature come queste, parlando in maniera realistica. E il film è quello che è. Alla fine non c'è molto altro da dire. Le scene con i dinosauri sono stupende, ma sembra che si siano impegnati solo appunto a fare quelle e solo con i dinosauri più dinosauri, appunto. Insomma, i Mutadon e il Distortus Rex li hanno resi alquanto marginali, un po' come il Giganotosauro in Dominio. Perfetti predatori sicuramente, ma considerando il ruolo che apparentemente avevano, non sono così fantastici. Inoltre, un po' tutti i dinosauri come arrivano vanno, sfortunatamente, tranne forse il mosasauro e gli spinosauri, che pur essendo parte del film solo all'inizio, almeno hanno due momenti distinti. Ultimi piccoli dettagli da dire, la violenza, il sangue, le morti, almeno leggermente esplicite, sono ben apprezzate, ma di nuovo sembrava potessero mettere chissà cosa, e in realtà, a parte il Parasaurolofo e Krebs, di sangue e morti interessanti non ce ne sono. Gli altri quattro personaggi che muoiono hanno una morte blanda, secondo me, sia per il ruolo insignificante che avevano già di per sé i personaggi, sia perché sono cose davvero veloci e prevedibili. Non sarebbe male però se il franchise dovesse prendere una direzione sempre più violenta e sanguinolenta come questo film, secondo me, o Fallen Kingdom o Jurassic Park. Robe come il dominio che mostra tutte le morti off screen, a parte un tipo che viene mangiato, non le vorrei vedere in un film di Jurassic Park. Anzi, quello che vorrei vedere è l'esatto opposto. Personaggi interessanti a cui ti affezioni, che però rischiano davvero la morte e che muoiono. Pensate ad esempio a questo Jurassic World della rinascita, con dettagli più approfonditi sulla Parkegenics, riferimenti più diretti e chiari agli altri film, soprattutto al primo Jurassic World, e con personaggi importanti che muoiono, sarebbe già stato un film nettamente superiore secondo me. Certo, non è che sia necessario in realtà, un film può essere godibile anche senza queste cose, però è ciò che secondo me ci si aspetta da gente come Edwards, Corp e soprattutto perché dovrebbero comunque riportare ai primi due film di Jurassic Park. Insomma, per fare un esempio veloce, in questo film un po' tutti i personaggi cambiano opinione o comportamento su qualcosa, su qualcuno o altro, dopo e durante l'esperienza, ma senza che se ne sentisse il bisogno. In Jurassic Park Alan Grant odia i bambini e lo vediamo molto bene perché ne parla male, in maniera anche divertente comunque, senza dire espressamente che li odia, e lo vediamo anche per come tratta un ragazzino all'inizio del film. Alla fine, invece, di Jurassic Park, lui impara, tra virgolette, riesce ad esprimersi in maniera più dolce a proposito dei bambini e con i due ragazzini del film, e questo perché lui passa per tutto il tempo del film proprio con solamente i due ragazzi, aiutandoli e scherzando e rivalutando il suo comportamento e la sua esperienza. In Jurassic World della rinascita, invece, la cosa è completamente diversa. La bambina odia i dinosauri, infatti, e si vede che l'obiettivo era quello di farle fare un percorso simile a quello di Hannah Grant, ma con i dinosauri, appunto. All'inizio li odia, ma poi presumibilmente li apprezza di più. Questo lo vediamo tramite il piccolo Aquilops. Ciò nonostante, non funziona questa cosa, perché lei ci fa capire che odia i dinosauri dicendocelo letteralmente, a differenza di Alan. Odio quei cosi, dice nel film, più o meno.
senza però darne prova. Di fatto il primo dinosauro che incontra sull'isola è l'Aquilops, ma non è che col tempo ci si affeziona o solo alla fine capisce che non sono brutte creature. No, lei vede il piccolo Aquilops e se ne innamora subito, senza un costrutto, e non si capisce come ne è uscita fuori. Apprezza solo Dolores? Apprezza tutti i dinosauri pur riconoscendone la pericolosità? O magari apprezza solo quelli piccoli e gli erbivori? Non è fatto chiaro, e purtroppo il film è tutto così. Almeno il primo Jurassic World e gli altri film usciti finora avevano personaggi ed relazioni che si costruivano nel tempo e che già esistevano, compresa la relazione tra Owen e i suoi Raptor. Qui siamo ad un livello ancora più basso per quanto mi riguarda. Alla fine quindi è questo. Jurassic World della rinascita è questo. Parliamo velocemente del finale e poi ci possiamo salutare. Il finale è molto semplice, veloce, fin troppo, e purtroppo per niente accattivante. Tra tutte le cose nel film, per me il finale è la cosa più dimenticabile e meno interessante. Ed è anche strano a pensarci perché c'è il Distortus Rex, che è orrendo, sia in maniera positiva in quanto mostro deforme, sia in maniera negativa in quanto è solo un misto tra un T-Rex, Godzilla, un muto e uno xenomorfo. È tutto fuorché qualcosa di originale e creativo, ma ci sono anche i Mutadon nel finale, in contemporanea al Distortus Rex. C'è la questione dell'elicottero, della barca, il sacrificio di Duncan, eppure in tutto ciò, proprio perché è veloce, i personaggi non sono molto interessanti, il Distortus Rex e i Mutadon sono molto più marginali di quello che sembrava, alla fine non mi ha preso per niente. Insomma, avrei preferito che fosse tutto come la parte del Mosasauro o del T-Rex. Invece hanno messo troppo e con troppa velocità, aggiungendo cose non necessarie e rendendo quasi noioso il finale. E infatti, anche qui c'è una cosa che mi chiedo. Il film è collegato in maniera significativa a Jurassic World, ma perché usare il tempo della pellicola per creare un nuovo dinosauro, mezzo ibrido, mezzo mutante? Ancora non si sa nello specifico cosa sia il Distortus Rex, vendendolo come cattivo per poi farlo sembrare un dinosauro da niente? È collegato all'ibridazione e al Jurassic World? Perché non farmi vedere ancora l'Indominus Rex? Fino ad ora, per tanti fan, l'Indominus Rex è l'ibrido più interessante che abbiano mai creato, e sarebbe stato molto più interessante per me un suo ritorno, mostrandoci una prima versione o variante dell'Indominus Rex, magari simile, ma non troppo, a quello poi usato per il parco. Una variante che, come l'Indoraptor, sia ancora invendibile per diverse ragioni, e non avevano bisogno di reintrodurlo e renderlo ancora protagonista. Una volta che è stato presentato in un film, almeno come specie, lo puoi usare senza introdurlo di nuovo come cattivone. La gente già lo sa che è cattivo. Avrei preferito nettamente che alla fine del film apparisse senza alcun preavviso, quindi senza un inizio che ce lo mostrasse, una variante brutta e contorta dell'Indominus Rex, o magari uno scontro tra Distortus Rex e Indominus Rex. Inoltre avrebbero potuto approfittarne per farci vedere una versione completamente adulta dell'Indominus, che doveva essere ancora più grande dell'esemplare nel primo Jurassic World. Questo avrebbe di certo creato meno dubbi, e a tal proposito anche di questo ne parlerò ancora meglio nel prossimo video sulla rinascita. Io oggi finisco qui, la recensione può definirsi conclusa. Ricordo a tutti, soprattutto a chi non ha ancora visto il film, che è sempre bene guardare il film e farsi dopo una propria opinione. Intanto vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Io sono Jurassic Paddock. Ciao!